Buongiorno da Emanuele e benvenuti in questo terzo episodio di questa serie dedicata alla storia dei videogame. Nella puntata precedente abbiamo parlato degli anni 50 del XX secolo e abbiamo visto come in quella decade fossero stati creati diversi progetti, diversi esperimenti che ricordano maggiormente l'idea più moderna di videogioco. Abbiamo anche constatato come nuovamente sia difficile dire quale è stato davvero il primo videogioco della storia, più che altro per un problema di definizione. E poi nei video di questa serie fino a questo momento abbiamo visto che tanti proto-videogiochi sono stati creati in ambiti scientifici, negli istituti di ricerca, da ingegneri, da matematici, da esperti di informatica, eccetera, eccetera. Un altro importantissimo istituto che sarà protagonista di questa prima parte di questa puntata è il Massachusetts Institute of Technology, sempre in America, ma questa volta i protagonisti non saranno degli esperti ingegneri, ma saranno dei comuni studenti. Negli anni 60 stava maturando una nuova generazione di studenti cresciuta con nuovi ideali ed affascinata dai recenti capolavori della fantascienza. Al Massachusetts Institute of Technology, meglio conosciuto anche come MIT, gli studenti potevano sfruttare il mainframe per sperimentare e tra i vari prototipi videoludici ho notato che spesso viene citato Mouse in the Maze, un gioco che a volte ho visto datato 1959, altre volte 1960, dipende un po' dalle fonti. In Mouse in the Maze il giocatore utilizzava una penna luminosa per creare un labirinto in cui poi un topolino doveva avventurarsi per raggiungere un pezzo di formaggio. C'è anche chi suggerisce che sia possibile considerare Mouse in the Maze il primo videogioco con un personaggio dalle fattezze ben riconoscibili. Su internet infatti circolano delle immagini in cui il topolino, protagonista di questo gioco, sembra una creatura ben definita, ma in realtà sono più propenso a credere che si tratti di ricostruzioni fatte in epoca più recente. Infatti, considerato il periodo, mi sembra improbabile che un calcolatore dell'epoca fosse capace di ricreare la forma di un animale anche se di pochi pixel. Direi che è più probabile che si trattasse di un'astrazione e che il topo nella realtà fosse un quadrato che si spostava nel labirinto. Inoltre le informazioni che circolano su Mouse in the Maze sono veramente poche, in realtà non ho neanche trovato il nome dell'autore ma soltanto il nome del responsabile del laboratorio in cui si trovava il computer utilizzato per creare questo videogioco, ovvero un computer sperimentale a transistor modello TX0. Restiamo al MIT per il prossimo progetto che è davvero molto importante, anzi direi che è una vera e propria leggenda. Ricordiamo che siamo sempre negli anni 60, un periodo in cui si stava facendo avanti una nuova generazione di studenti che stava portando a sua volta avanti delle innovazioni in campo tecnologico ma anche in ambito sociale con la comparsa di nuovi movimenti culturali e pacifisti. Ma in quel periodo la guerra fredda persisteva e le due superpotenze mondiali, Stati Uniti e Unione Sovietica, investirono moltissimo nella ricerca perché sembrava che per far vedere che avesse i muscoli più grossi ci fosse un'unica soluzione, ovvero portare il più presto possibile l'uomo nello spazio e farlo atterrare sulla Luna. E questa ossessione per questa corsa alle stelle stimolò moltissimo la fantasia dei giovani di quel periodo. Laika, il primo essere vivente a viaggiare nello spazio, è pronta al decollo.
All'epoca non si faceva che parlare dei cani astronauti. Ricordo addirittura i loro nomi. Pilka, Strilka o cose del genere. Subito dopo il volo di Laika è iniziato il programma sovietico per il lancio del primo uomo nello spazio. La stessa centrifuga usata per valutare le capacità di Laika è stata adattata all'uomo. Il volo di Gagarin fu la grande notizia del 1961. Il maggiore Yuri Alexeevich Gagarin è stato lanciato in orbita attorno alla Terra. Yuri Gagarin fu il primo uomo a viaggiare nel cosmo per l'Unione Sovietica, ma l'America non perse tempo. In questo decennio ci concentreremo sulla Luna e su altri obiettivi, non perché siano facili, ma perché sono difficili. La guerra fredda divenne una corsa allo spazio e influenzò profondamente Steve Russell, un programmatore del MIT che portò i videogiochi in un nuovo mondo, con la creazione di una guerra spaziale virtuale. Sui giornali non si leggeva altro che della corsa allo spazio. Insomma, era un tema al quale non si poteva sfuggire. Inoltre, avevo appena letto la serie Lensman di Doc Smith. Era una raccolta di racconti di fantascienza, i cui eroi sfrecciavano tra le galassie, inventando nuove tecnologie e combattendo con le forze del male assoluto. Prima di poter sfidare le forze del male assoluto, Steve Russell doveva imparare a padroneggiare l'enorme computer del campus, il PDP-1. Questo è il PDP-1, il primo computer paragonabile al moderno personal computer. Lo si accendeva con un interruttore. Allora era considerato un microcomputer nonostante le dimensioni di un frigorifero. Costava $120.000. Svolgeva le funzioni di una macchina da scrivere e di un calcolatore. Ma i programmi per farlo funzionare erano molto costosi. Non faceva niente di spettacolare. Non rappresentava una risorsa efficace e tutti sapevano che non poteva bastare, che bisognava inventare qualcosa di più utile. Scoprimmo che si potevano creare due navi spaziali in grado di lanciare siluri l'una contro l'altra. Però è noioso. Non potremmo far esplodere qualcos'altro? Il gioco del tennis era una distrazione dalla guerra fredda, mentre il gioco di Steve Russell rappresentava un'espressione diretta della corsa allo spazio e della paura globale della guerra spaziale. Era un perfetto prodotto di quell'epoca. Eravamo in preda alla paranoia sovietica, avevamo il sacro terrore dei comunisti. Quel gioco esprimeva la coscienza collettiva della nostra società, il timore che scoppiasse una guerra. Fu una novità importante che precorreva i tempi e mi influenzò moltissimo. Rimase il videogioco più popolare del mondo per un paio di anni, soprattutto perché era l'unico. Le istruzioni per la codifica del gioco passarono da programmatore a programmatore e tutte le istituzioni dotate di un PDP-1 finirono per produrre la propria versione di Space War. Divenne un programma open source, davamo gratuitamente una copia del gioco a chiunque ce la chiedesse. Erano poco più che ventenni, costituivano la prima generazione di quelli che oggi definiremmo hackers. Non era ribellione, quanto piuttosto esplorazione. C'erano molte cose da vedere e da fare. Era come avere l'ultima versione di Meccano con tantissime nuove parti. Potevamo costruire. Una delle cose che costruì Steve Russell fu la base di ciò che sarebbe diventato uno degli elementi fondamentali di qualsiasi videogioco: il joystick. All'inizio i controlli erano semplici interruttori posti sulla console. Poi alcuni ragazzi del club dei modellisti di ferrovie inventarono la scatola di controllo usando parti di telefoni. Steve Russell fu anche il primo programmatore a portare la distruzione sullo schermo. A volte mi piace dire, sono stato io a portare la maledizione dei videogiochi nel nostro mondo. Space Wars nel 1962 è stato quindi il videogioco che ha dato forma ai sogni di moltissimi giovani, ma non solo, viene ricordato anche per un altro motivo. È stato il primo videogioco ad essere non venduto ma comunque distribuito anche in altre parti del mondo. Space Wars era quindi un software open source, ma venne comunque distribuito nei soliti ambienti universitari e di ricerca, perché comunque il computer su cui girava, ovvero un DEC PDP-1, non era certamente a buon mercato e certamente non era pensato per essere utilizzato dalla gente comune.
Un altro passo fondamentale è stato compiuto nel 1964 da John George Kemeny e da Thomas Kurtz, che spesso si trova abbreviato anche in Tom Kurtz, che erano due informatici che insegnavano al Dartmouth College, un'università di Hanover nel New Hampshire negli Stati Uniti, e loro due inventarono il BASIC, un linguaggio di programmazione che iniziò a rendere un po' più semplice programmare e che permise a tanti altri studenti ed appassionati di informatica di cimentarsi nella creazione di rudimentali videogiochi, soprattutto nelle incarnazioni successive del BASIC, che in seguito divennero molto popolari con l'avvento dei personal computer, di cui poi parleremo negli episodi successivi. Ma furono le idee di un altro ingegnere verso la metà degli anni 60 a far compiere un ulteriore passo in avanti a questa storia dei videogiochi. Abbiamo visto come i primi proto-videogiochi siano riusciti a mettere un seme per cercare di far comprendere alle persone di quel periodo che i calcolatori, i computer non erano solo dei pericolosi cervelloni elettronici verso cui provare anche una sorta di senso di diffidenza. Adesso era giunto il momento di fare un passo in più, perché altri conflitti nel mondo si stavano facendo avanti, come ad esempio la guerra del Vietnam, e spesso i televisori portavano notizie molto negative e spesso venivano anche utilizzati per fare un po' di sfrenata propaganda politica. Ralph Baer, un brillante ingegnere di origini ebree, nato in Germania ma riuscito in giovane età a migrare negli USA per sfuggire alle persecuzioni naziste, si rese conto di una cosa: migliaia di persone ormai avevano un televisore in casa, e quindi perché non utilizzarli per giocare? Nel 1967 sempre Ralph Baer iniziò a produrre il prototipo di una macchina da collegare al televisore per poter giocare. Inizialmente chiamò questo prototipo TV Game 7, ma poi lo presentò con il nome di Brown Box alla Sanders Associates, l'azienda per cui lavorava. La Sanders si mostrò molto interessata a questo progetto, ma gli chiese all'ingegnere se per caso fosse più interessato a vendere la licenza a società terze. Baer però si rifiutò di vendere l'idea e quindi decise di muoversi in autonomia per cercare un partner commerciale. In rete è facile trovare dei video originali in cui si vede lo stesso Baer utilizzare la Brown Box per sfidare un collega ad un gioco che ricorda moltissimo una partita da ping pong. È possibile supporre che questi siano proprio i filmati che Baer utilizzò per cercare un'azienda con cui stringere degli accordi. Il come è andata a finire questa ricerca sarà argomento del prossimo episodio. Per ora limitiamoci a sapere che oggi l'originale Brown Box esiste ancora ed è preservata al National Museum of American History di Washington, quindi sempre negli Stati Uniti, e che a quanto pare è un museo che non la espone in maniera continuativa, ma ne ha comunque dedicato una pagina ricca di dettagli sul proprio sito web ufficiale, di cui trovate il link nella descrizione. Ok, direi che per questa puntata è tutto. Nel prossimo episodio vi anticipo che ci inoltreremo in un biennio molto importante e scopriremo anche il primo vero marchio storico di questo settore. Quindi non mi rimane che ringraziarvi e anche questa volta vi saluto e, se vi va, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Qualche modo sociale con nuovi movimenti.